Bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo un tutorial che vi servirà per andare alle prossime vacanze. Speriamo, se va tutto bene, dovremmo riuscire ad andare un pochettino al mare. Vi propongo un completo di un top, anche maglia, e poi vi spiegherò, vi farò vedere, c'è anche la sua gonna. L'ho chiamato Cuba perché ha questo colore di un verde che mi ricordava le foto di mia figlia quando è andata a Cuba, che mi ha mandato le foto. Per questo completo, che comunque in questo tutorial andremo a spiegare il top, è stato lavorato con un filato paillette. Un filato paillette che io avevo in casa e che non ricordo nemmeno che marca sia, perché non ci sono più le etichette, però è un filato spessino. Io penso che sia un 100 metri o 110 metri ogni 50 grammi, cioè un gomitolo è 50 grammi. Ha queste paillette argento, mi sembrano argento, sono talmente luminose che non capisco se è tono su tono o se è argento. È un filato molto morbido in cotone viscosa, perché vedete ha questo anche ha un filino luminoso, lucente, lucido, e paillette. Poi alla fine, sotto al video, metterò nel box informazioni tutte le indicazioni per quanto ne ho usato e eventualmente se troverò con qualcosa che possa sostituire questo filato. Questa è la parte del top che vi voglio spiegare prima di farvi vedere a lavorarla su un piccolo campione, cioè questa è la dimensione che serve a mia figlia. Io ve la farò vedere in un pezzo ristretto, però vi spiego tutto come dovete fare, è molto semplice e potete utilizzarlo in qualsiasi taglia. Ho iniziato dal bordo, quindi su una catenella a questo livello, multiplo di 18, in questo caso ho inserito, se non sbaglio, ho inserito 8 motivi su questa circonferenza che mi ha dato, vediamo di misurarlo insieme, mi ha dato 42 centimetri. Ogni motivo lavorato con questo filato mi ha dato circa, allora vediamo, qui c'è, da qui, circa 11 centimetri. Poi però, se non sbaglio, qui dove comincia la maglia rasata, la maglia alta, lavorando la maglia alta un pochettino si stringe, perché ho gli stessi punti, però dove c'è il ricamo, il traforo, ho 45 centimetri, invece dove ho la maglia alta ne ho 42. Questo bordo misura, dove c'è il pipiolino, la punta del motivo misura 12 centimetri. E poi io mi sono alzata per 15-16 centimetri di maglia alta, perché mia figlia voleva un topettino che scoprisse la pancia. Nel caso si volesse allungare questo top e diventare una maglia, è sufficiente allungare, andare avanti con le maglie alte. Vedete, io qua mi sono fermata, dopo mi riattaccherò, cioè continuerò con voi. Prima faremo un piccolo campione arrivando fino qui con un altro filato, poi ci attaccheremo, cioè continueremo sul top. Quindi chi volesse una maglia normale lunga, è sufficiente che a questo punto si allunghi di giri di maglie alte a piacimento fin dove vuole, fino cioè allo scalfo, che poi ci sarà da dividere il lavoro. Bene, adesso
Cominciamo facendo un piccolo campione, vi faccio vedere anche la sua gonna. La sua gonna, il discorso è lo stesso, cioè ripetendo i motivi si raggiunge anche una gonna lunga fino ai piedi. Sono partita dalla catenella d'inizio, comunque qui io adesso vi spiego un po', poi ci sarà il tutorial a parte. Sono partita con la catenella d'inizio che corrisponde a questa del suo top e ho ripetuto i motivi, però nel top mi sono fermata circa a questo livello, mentre il motivo intero ha bisogno di altri 2 giri. Quindi qua mi fermerò al penultimo giro, non 2, 1. Mi fermerò in questa posizione, mentre nella gonna il motivo avrà un altro giro che mi permette di riattaccarmi per ripetere lo stesso motivo fino alla lunghezza desiderata della gonna. Io ho fatto una gonna corta per mia figlia, ho ripetuto 2 volte e mezzo il motivo, ma si può fare la lunghezza che si vuole. Poi nell'ultimo motivo che verrà lavorato, nell'ultima ripetizione del motivo, ci fermeremo sempre come mi sono fermata nel top, un giro prima, rifinendo con questi deliziosi tripli pippiolini. Vedete che è uguale a questo è il top e questo è il bordo, sarà il bordo della gonna. Sarebbe molto bella fatta anche lunga fino ai piedi, proprio come una gonna da spiaggia, ma anche foderata comunque. Poi nel primo giro, che praticamente sono dei quadratini, ho inserito una coulisse in modo che sia anche facile nelle giornate di mare da indossare e da togliere, e poi così può scendere anche ad accarezzare il fianco e scoprire la pancia, l'ombelico. Ok, adesso continuiamo con il tutorial del top. Il tutorial della gonna sarà un altro video, perché altrimenti mi si allunga troppo, poi non riesco più a caricare i video quando sono di 2 ore. Allora, io ora vi farò vedere su 4 motivi e non cambia niente, perché appunto la lavorazione è sempre la stessa. Io ho fatto 8 per accelerare la registrazione. Faremo un campione uguale a questo, ma più piccolo di 4 motivi. Quindi è un multiplo, abbiamo detto, di 18. Per il modello che ho fatto io intero, che vestono 42-44, ho fatto una catenella di 144 maglie, che equivalgono a 8 motivi. E noi invece andremo a fare la metà. Per farvi vedere la lavorazione faremo 4 motivi, quindi la metà di 144 sono 72, quindi adesso io farò una catenella di 72 maglie. Ecco, io userò un altro filato per fare il campione. Per questo progetto serviranno anche un uncinetto del numero 4, forbice, ago da lana. Non lo so ancora se mi serve l'ago da lana, devo vedere, perché io i modelli li faccio man mano, però eventualmente teniamola sempre con noi un ago da lana. Dei marcapunti, sempre quelle cose che servono comunque per iniziare un lavoro, poi se serviranno bene, altrimenti è lo stesso. E poi un metro da sarta. Allora adesso io inizio una catenella di 72 maglie per farvi vedere la lavorazione su 4 motivi. Per fare il campione io sto utilizzando il filato fiocco lamé. Naturalmente è più sottile, quindi dovrete ripetere, se volete usare questo cotone, che è un bellissimo cotone, dovrete ripetere più motivi per arrivare alla vostra larghezza.
però si può fare. Allora ho fatto una catenella di 72 maglie, ora la vado a raddrizzare bene tenendo sull'uncinetto il filo e mi vado a chiudere a cerchio nella prima catenella che ho lavorato con una mezza maglia bassa. Qui faremo 4 motivi per fare il campione. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e 2 catenelle che sostituiscono la prima. Tutto questo sostituisce il primo quadratino. Carico il filo, salto 2 maglie di base e nella terza vado a fare una maglia alta. Due catenelle di separazione, 1 e 2, carico il filo, salto 2 maglie di base, 1 e 2 nella terza maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto 2 maglie di base nella terza maglia alta, di nuovo 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto 2 maglie di base nella terza maglia alta. Continuate tutto il giro con questa lavorazione, ci troviamo alla fine del giro per chiudere. Sono alla fine del primo giro del motivo, ho fatto le 2 catenelle, mi vado a chiudere nella 1, 2, terza catenella che sostituiva la prima maglia alta con una mezza maglia bassa. Con una mezza maglia bassa entro nel quadratino, nel primo quadratino, e qui andiamo a lavorare 3 maglie alte. La prima la sostituisco con 3 catenelle e poi vado a fare altre 2 maglie alte nello stesso quadratino. Due catenelle di separazione, carico il filo, salto un quadratino, vado nel seguente e faccio 3 maglie alte. Ho calcolato che tra le 3 maglie alte e le altre è meglio mettere 3 catenelle, 2 stringono il lavoro, quindi facciamo 3 catenelle, carico il filo, salto un quadratino, vado nell'altro e faccio 3 maglie alte. Tre maglie alte, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto un quadratino, vado nell'altro e faccio 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto un quadratino, vado nell'altro, 3 maglie alte. Ecco, mi continuate il giro così, facendo 3 catenelle e 3 maglie alte, saltando un quadratino, e ci vediamo qua alla fine del giro. Sono alla fine del giro, ho fatto le 2 catenelle, vado a chiudermi nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta con una mezza maglia bassa. Ora con delle mezze maglie basse camminiamo fino al primo arco, 1, 2, e con la terza entriamo nel primo arco. Nel primo quadrato andiamo a fare 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta,
e altre 2 maglie alte, una e 2, in totale 3. Ora facciamo 5 catenelle, 1 2 3 4 5, carico il filo, vado nell'altro quadrato saltando le 3 maglie alte e faccio 3 maglie alte, 1 2 e 3, 3 catenelle, 1 2 3, carico il filo, vado nell'arco seguente, faccio 3 maglie alte, 1 2 e 3, 3 catenelle, 1 2 e 3, vado nell'arco seguente, 3 maglie alte, 1 2 e 3, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, carico il filo, vado nell'arco seguente, 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle, 1 2 3, carico il filo, 3 maglie alte nell'arco seguente, 3 catenelle, 1 2 3, carico il filo, 3 maglie alte nell'arco seguente, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, carico il filo, 3 maglie alte nell'arco seguente, 2 e 3. Quindi la sequenza di questo giro, che è il terzo, sarà partendo da 3 maglie alte, sarà una volta 5 catenelle, 2 volte 3 catenelle, sempre divise dai gruppetti di 3 maglie alte, quindi 5 catenelle, 3 catenelle, 3 catenelle, 5 catenelle, 3 catenelle, 3 catenelle, 5 catenelle, e arrivate qui così alla fine del terzo giro. Siamo alla fine del terzo giro del bordo, faccio le ultime 3 catenelle, 3, e mi chiudo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta. Anche adesso andiamo a camminare fino ad arrivare ad entrare, scusate il mio italiano che non è tanto, ad arrivare nella prima catenella di 5 maglie. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, e in ogni arco di 5 catenelle che incontreremo sul nostro giro andremo a fare 3 maglie alte, in questo caso nella prima sostituita all'inizio giro dalle catenelle, 5 catenelle, 4 5, e altre 3 maglie alte nello stesso arco di 5 catenelle sottostanti, 2 e 3, 3 catenelle di separazione, andiamo a fare una maglia bassa nel primo arco seguente, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle di separazione, siamo arrivati all'arco di 5 catenelle, andiamo a ripetere il motivo precedente,
quindi 3 maglie alte, 5 catenelle, 3 maglie alte nell'arco sottostante di 5 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 5 catenelle e 3 maglie alte nello stesso arco. 1, 2, 3 e ripetiamo 3 catenelle, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle, siamo di nuovo sulle 5 sull'arco di 5 catenelle e andiamo a ripetere il motivo delle 3 maglie alte, 5 catenelle, 3 maglie alte all'interno dell'arco di 5 catenelle sottostante. 1, 2, 3, 5 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Ripetete questa lavorazione, ci troviamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, mi chiudo, ho fatto le 3 catenelle, mi chiudo nella terza che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Partiamo con, allora qui abbiamo 1, 2, 3 e 4, partiamo col quinto giro. In ogni di queste 3 maglie alte sottostanti andiamo a lavorare 3 maglie alte, quindi la prima la sostituisco con 3 catenelle, carico il filo e vado a fare le altre 2. 1 e 2. Entriamo nell'arco di 5 catenelle sottostanti, caricando il filo facciamo 3 maglie alte in questo arco. 1, 2 e 3. Andiamo a sviluppare la punta del nostro motivo. 3 catenelle di separazione e altre 3 maglie alte nell'arco. 1, 2 e 3. 3 maglie alte le facciamo sulle 3 maglie alte sottostanti. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione. Nell'archetto centrale dei 3 che abbiamo eseguito nel giro precedente andiamo a fare 3 maglie basse. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1, 2, 3. Ora andiamo a ripetere lo stesso motivo sull'altro motivo a punta che si sta creando. Quindi carico il filo, faccio le 3 maglie alte sulle 3 maglie alte sottostanti, 1, 2 e 3. 3 maglie alte le faccio nell'arco, 1, 2 e 3, 3 catenelle e faccio altre 3 maglie alte nell'arco, 1, 2, 3, 3 maglie alte sulle 3 maglie alte sottostanti, 1, 2, 3.
2 catenelle di separazione, vado nell'arco centrale dei 3 del giro sottostante e faccio 3 maglie basse, 1, 2, 3, 2 catenelle e ripetiamo fino alla fine del giro questa lavorazione. Sono alla fine del giro, faccio le ultime 2 catenelle e mi chiudo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Ora mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Vado a fare una maglia alta su ogni di queste maglie alte del giro sottostante, che sono 6 in totale, quindi 2, 3, 4, 5 e 6. Nell'archetto di 3 catenelle del giro precedente andiamo a fare altre 6 maglie alte dentro l'archetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e altre 6 maglie alte, andiamo a farle una per ogni maglia alta del giro sottostante. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Due catenelle, 1 e 2, una maglia bassa nella seconda delle 3 del giro precedente, quella centrale, 1, 2 catenelle, e ora andiamo a ripetere questo motivo, lo stesso motivo, sul motivo che segue della punta di questa lavorazione. Ci troviamo qui alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, faccio le ultime 2 catenelle, mi vado a chiudere nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Siamo arrivati già alla fine del bordo, facciamo l'ultimo giro con il triplo pippiolino. Da qui mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella, 4, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella seguente, faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta, per un totale di 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Ora andiamo a fare il triplo pippiolino. Allora, mi alzo con 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6. Entro nella seconda partendo dalla prima e mi chiudo con una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Entro nella prima e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Entro nella prima e faccio una maglia bassa. 2 catenelle, vedete, chiudo
questa serie di pippiolini con una mezza maglia bassa qui all'inizio dove c'era la prima catenella di questa lavorazione. Carico il filo, faccio una maglia alta nella maglia seguente, una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base nella seguente maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base nella seguente maglia alta, carico il filo, una catenella, scusate, carico il filo, salto una maglia di base nella seguente maglia alta, 1 2 3 4, manca l'ultima, una catenella e arriviamo giusti, vedete, sulla fine, saltando una maglia alla fine della punta. Prima di iniziare l'altro motivo, perché da qui si va direttamente, si salta questa lavorazione, anche qui andiamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto qua. Quindi 6 catenelle, entro nella seconda contando dalla prima e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 3 4 5, entro nella prima maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, entro nella prima maglia bassa, 2 catenelle, entro qui alla base dell'inizio di questa lavorazione e chiudo con una mezza maglia bassa. Da qui carico il filo, passo sulla prima maglia dell'altra punta dell'altro motivo, saltando questa zona e riprendo una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, una maglia alta nella seguente e praticamente ripeto questa lavorazione qua fino alla punta e poi ritorno giù e eseguo tutto il giro con questa lavorazione. Sono arrivata alla fine del giro, ho fatto l'ultimo gruppo di pippiolini, mi vado a unire con la prima maglia alta del giro che era sostituita dalle 3 catenelle, che mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella del giro, ecco qua, vedete, spezziamo il filo, lo tagliamo, lo nascondiamo, questa è la lavorazione, guardate quanto è bella, quanto è carina. Ora ci andremo a riattaccare girando, appunto, no? Abbiamo lavorato così, andiamo a girare il lavoro e ci andiamo a riattaccare su questa catenella d'inizio. Ecco, sono entrata in un quadratino qualsiasi del giro e mi alzo, scusate, con 3 catenelle. In ogni quadratino andiamo semplicemente a lavorare 3 maglie alte. Vedete, ho fatto le 3 maglie alte in un quadratino, ora entro nell'altro seguente e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Carico il filo, entro nel seguente, 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Mi fate tutto il giro in questo modo, facendo 3 maglie alte in ogni arco sottostante. Quando sarete
qui alla fine del giro, dopo aver fatto l'ultima maglia alta nell'ultimo quadratino, mi andate a chiudere con una mezza maglia bassa qui nella terza catenella, poi vi alzate con 3 catenelle, riprendete il giro ed eseguite questi giri di maglie alte, arrivando alla vostra lunghezza ideale desiderata a livello del sottoascella. Ora io andrò a lavorare direttamente sul lavoro che ho già eseguito. Adesso andiamo a lavorare direttamente sulla mia maglia, che ero arrivata alla mia lunghezza ideale, qui siamo al sottoascella. Adesso dividiamo il lavoro esattamente in 2 parti, quindi qua io ho l'ultimo giro, vado a mettere un marcapunti in mezzo tra la penultima, no, è l'ultima lavorata è questa, quindi mettiamo il marcapunti. Io avevo qua 144 maglie, quindi divido per 2 il mio totale delle maglie e quindi fa 72. Dal marcapunti vado a contare 72 maglie alte e metterò il marcapunti tra la 72 e la 73. Ecco, ho messo un marcapunti qui tra l'ultima e la prima e un altro l'ho messo tra la 72esima e la 73esima maglia. Ora lavoriamo le parti separatamente. Io inizierò dalla parte dietro e mi alzerò adesso, vedete sono sulla mia maglia, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e vado a fare tutte maglie alte, una su ogni maglia sottostante, quindi andrò a fare le 72 maglie alte, 2, 3, 4 e ci troviamo alla 72esima. Sono arrivata a lavorare l'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro sottostante prima del marcapunti. Allora, prima di proseguire vi spiego, io adesso farò uno scalfo di 16 cm, però logicamente questo equivale per una taglia 42, massimo 44. I miei 16 cm corrispondevano circa, praticamente per fare 16 cm mi servono 11 giri di maglia alta, lavorandola naturalmente, vi faccio l'esempio per capire, lavorandola con questo tipo di filato. Allora, se io per fare i 16 cm del mio scalfo con questo filato mi servono 11 giri, cosa farò? Ne farò 3 continuerò in andata e ritorno 3 semplicemente a maglia alta e ne farò andare a 11, quindi gli altri 8 giri li farò con un altro punto che poi vi faccio vedere. In caso invece il vostro scalfo fosse maggiore, metti che sono 18 e per fare 18 mi servono 13 giri, ne andremo a fare 5 fatti a maglia alta e rimanenti con l'altro punto che andremo a vedere dopo. Logicamente lo scalfo
dovete calcolare che dallo scalfo dovete salire un pochettino in modo che non sia, perché poi il punto che andremo a fare dopo è traforato, quindi che non sia troppo, diciamo, abbassato verso il seno. Questo punto deve insomma salire un po' in modo da coprire un po' la parte del seno. Adesso io vado in andata e ritorno per 3 giri, nel vostro caso andrete in andata e ritorno per i giri che vi servono di punto coprente, chiamiamolo così per capirci, e poi vi faccio vedere l'altro punto che farete per raggiungere i giri che vi servono per completare la vostra parte o davanti o la vostra parte dietro. Quindi al marcapunti vi fermate e per tornare indietro vi alzate di 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e ricominciate lavorando maglia alta su maglia alta. Ho fatto, nel caso della mia taglia, i 3 giri in andata e ritorno di maglia alta. Ora terminiamo i rimanenti giri che mi servono per il mio scalfo con il punto filet. Quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima vado a fare una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima maglia alta, carico il filo, faccio una catenella, carico il filo, salto la mia maglia e vado nella prossima e faccio una maglia alta. Ecco, questo è il punto filet. Andiamo fino alla fine del giro. In caso vi mancasse una maglia o ce ne fosse una in più, insomma, potete anche fare un piccolo aumento. Comunque adesso vediamo alla fine se io arrivo giusta o se mi manca qualche maglia. Io sono arrivata alla fine del giro di andata e ritorno, faccio la catenella e sono finita giusta, quindi salto una maglia, carico il filo, vado a fare l'ultima maglia sull'ultima maglia alta sottostante. In caso vi ritrovate con che manca una maglia, è sufficiente, vedete qui, è sufficiente che voi non saltate una maglia e avete già recuperato il quadrato. Ora giriamo il lavoro e ripetiamo la stessa lavorazione. Quindi mi alzo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo e vado a fare la maglia alta sulla maglia alta sottostante. Mamma mia, questi filati non sono ritorti. Ecco qua, ecco qua. Una catenella, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta sottostante, carico faccio una catenella, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta sottostante. Ecco, questo è il punto filet. Vi allungate, nel mio caso erano 11 giri meno 3 di maglia alta, ne rimanevano 8, quindi farò 8 giri. Invece nel caso di una taglia maggiore, che dovete fare un giro maggiore, uno scalfo maggiore, vi allungherete di qualche giro in più. Quindi adesso andate a lavorare le due parti separatamente in questo modo e poi ci troviamo per cucire le spalle. Allora ragazzi, questa è la maglietta. Mi sono alzata con le due parti, ma ho fatto 1 centimetro in più, pari a un giro in più di punto rete, perché 16 centimetri di scalfo erano un po' piccoli e ora ne ho 17, quindi per me, per la mia taglia, mi va bene. Cosa ho fatto? Ho calcolato il centro
Vedete che ho già fatto una manichina, in modo che così la seconda che vi andrò a spiegare so che è già una manica montata nella maniera giusta. Ho trovato la metà dei miei quadratini, poi ho messo un marcapunti unendo le due parti sia davanti che dietro. Dal centro ho contato 10 quadratini a destra e 10 quadratini a sinistra e ho messo un altro marcapunti unendo le due parti uguali sia davanti che dietro sul punto alto. Il restante, questi due pezzettini, sono le spalle. Io una l'ho già cucita sul rovescio e poi ho già fatto una manichina. Adesso andrò a cucire anche l'altra manica. Per fare la cucitura io l'ho già spiegato in molteplici dei miei video come eseguire la cucitura sul rovescio, quindi andrete a cucire dal marcapunti fino all'ultimo quadratino e poi ci troviamo qui che cominceremo ad attaccare la manica. Allora ragazzi, qui ho già cucito le due spalle. Volevo, prima di iniziare a fare la manica, fare un contorno di finitura allo scollo, perché altrimenti lasciandolo così si allarga. Guardate come luccicano queste paillette. Allora ho messo il mio nodo d'inizio sull'uncinetto, mi attaccherò in un quadratino qualsiasi sulla maglia alta e farò una maglia alta. Entro nel quadratino e faccio una maglia bassa, maglie basse, sì. Quindi una maglia bassa la andrò a fare sulla maglia alta, una maglia bassa dentro il quadratino. Una maglia bassa sulla maglia alta e il filato paillette ci vuole un po' di pazienza, perché questo non è ritorto, ecco qua, e una maglia bassa la andrò a fare dentro il quadratino, tutto qua, una maglia bassa sulla maglia alta, una maglia bassa nel quadratino. Sarebbe stato bene anche lasciando semplicemente la finitura dell'ultimo giro, però appunto per il fatto che potrebbe allargarsi, io vorrei fare insomma un giro di maglie basse. Quindi proseguite così fino alla cucitura della spalla, poi vediamo come disporre le maglie basse. Ecco, sono vicino alla cucitura, entro nell'ultimo quadratino e qui ci sono le due maglie alte che però sono state cucite. Cosa faccio? Entro nella cucitura e faccio una maglia bassa e da qui vado direttamente nell'archetto dell'altra parte e continuo con una maglia bassa sulla maglia alta, una maglia bassa dentro al quadratino, una maglia bassa su una maglia alta, una maglia bassa dentro il quadratino e eseguo così tutto il giro facendo una maglia bassa sulla cucitura dell'altra spalla e ci troviamo alla fine del giro. Ecco, sono alla fine del giro, ho fatto l'ultima maglia bassa, mi vado a chiudere nella prima con una mezza maglia bassa. È tremendo, questo qui. Dobbiamo ripetere. È un filo che avevo in casa, ma è troppo difficoltoso da lavorare, però dopo l'effetto, ecco qua, l'effetto cioè è pazzesco, però tagliamo il filo, però appunto vedete, perché vedete questi sono tutti fili aperti, in più la paillette ho fatto un po' fatica a lavorarlo, ne valsa la pena, però insomma
se uno ha un po' di pazienza. Ecco qua, questo è il nostro scollo. Adesso io andrò a nascondere le codine e partiamo con la manica. Allora, questa scollatura io l'ho provata diverse volte prima di cucire le spalle, per vedere appunto se ci passava la testa, e comunque è abbondantemente più larga della testa. In caso di altre taglie, insomma, controllate sempre prima di cucire le spalle che la vostra circonferenza testa passi dalla scollatura. Adesso andiamo a attaccare le maniche. Io lavoro sul diritto, mi attaccherò nella parte di maglia rasata. Adesso andiamo a fare un nodino d'inizio. Ecco qui, e mi andrò ad attaccare direttamente qui dove c'è la maglia alta. Mi attaccherò praticamente dove c'è il punto di unione tra un giro e l'altro, con una maglia bassa e 2 catenelle. Tutto questo sostituiscono una maglia alta, e poi faccio un'altra catenella. Praticamente ci attacchiamo con il punto rete, anche qua con il punto filet praticamente. Allora carico il filo, entro nella giunzione tra un giro e l'altro e vado a fare una maglia alta, una catenella, carico il filo, vado nell'altra giunzione tra un giro e l'altro, una catenella, qui siamo già allo scalfo manica, carico il filo. Vedete che comunque qui si possono vedere due maglie, qui ci sarà un piccolo aumento. Allora carico il filo, la prima maglia alta la vado a fare qua in questo forellino qui, poi faccio una catenella, carico il filo, l'altra maglia alta la vado a fare in questo forellino qua vicino, e qui c'è un piccolo aumento, c'è un aumento di un quadrato, e poi riprendiamo sulla maglia alta. Quindi una catenella, carico il filo e vado nella giunzione qui del giro, che è il primo giro che ho fatto dopo che ho separato i lavori. Una catenella, carico il filo, un'altra qua, una catenella. Erano 3 punti, giri di maglie alte prima di arrivare sul punto a rete, punto filet, quindi c'è la terza qui nella giuntura, maglia alta. Ora non si tratta altro che continuare il punto, anche se lo facciamo in modo orizzontale, continuiamo lavorando il quadratino sul quadratino, quindi una catenella, carico il filo ed entro su questa specie di maglia alta, perché non è la maglia alta ma è il lato del giro, la parte laterale. Una catenella, carico il filo, entro nell'altro, arriviamo fino alla cucitura della spalla. Sono sulla cucitura della spalla, ho fatto la maglia alta prima dell'ultimo quadratino, faccio una catenella. Ora andiamo a fare un aumento sulla cucitura, quindi entriamo con una maglia alta, facciamo una maglia alta sulla cucitura, una catenella, carico il filo, di nuovo una maglia alta nello stesso punto di base. Quindi come primo giro sembra un punto V, ma dopo continueremo
facendo i quadratini col giro successivo. Quindi carico una catenella e vado avanti fino alla fine del giro col punto rete. Una catenella, carico il filo, maglia alta. Poi quando è indossata sembra un continuativo, perché sia che lo vedete in modo orizzontale che verticale è un quadrato e quindi sembra tutto il continuativo della spalla. Niente, arrivate fino qui e poi ci ritroviamo. Sono alla fine del giro, faccio una catenella e mi chiudo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta con una mezza maglia bassa. Questo è l'inserimento della manica, è facilissimo. Ora facciamo il secondo giro, ci alziamo con 3 catenelle più una di separazione, carico il filo e andiamo a ripetere il nostro punto rete, il nostro punto filet, così come lo troviamo. Quindi una catenella, maglia alta sulla maglia alta sottostante, una catenella, maglia alta sulla maglia alta sottostante, una catenella e arriviamo alla cucitura. Allora, sulla cucitura dove è stato fatto questo punto V andremo a continuare i quadratini, quindi faremo una maglia alta sulla maglia alta, una catenella, una maglia alta sulla maglia alta, una catenella, una maglia alta sulla maglia alta e facciamo 5 giri. Adesso vediamo, vi faccio vedere la manichina di qui. Vedete, sono 1 2 3 4, sono 5 giri, quindi faremo 5 giri in questo modo e poi vi faccio vedere a fare l'ultimo giro di finitura. Naturalmente chi volesse allungare la manica, perché questo è proprio un accenno di manichina, di fare magari la mezza manica o la 3/4, si allunga semplicemente di questi giri di punto filet, punto rete, si allunga di altri, non so, 5, quello che vuole, giri, e poi si fa questo giro di finitura. Ecco, ho eseguito i 5 giri di punto rete sulla manichina, adesso andiamo a fare l'ultimo giro di finitura e poi la nostra magliettina top è finita. Allora, in questo punto rientro e faccio una maglia bassa e poi andiamo a fare il gruppo di 3 pipiolini come abbiamo fatto sul resto, come abbiamo rifinito il resto sia della gonna che il fondo del top. Allora, quindi mi alzo con 6 catenelle, 2 3 4 5 6, entro nella seconda contando dalla prima e chiudo con una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, entro nella prima, chiudo con una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, entro nella prima, chiudo con una maglia bassa, 2 catenelle, vado a chiudermi all'inizio di questa lavorazione qui sulla prima catenella con una mezza maglia bassa. Ora continuiamo facendo delle maglie basse per 3 archetti, quindi una maglia bassa nell'arco, una maglia bassa sulla maglia alta, una maglia bassa nell'arco, una maglia bassa sulla maglia alta sottostante,
una maglia bassa nell'arco, una maglia bassa sulla maglia alta sottostante. Abbiamo lavorato 3 archetti, 1 2 3. Ora ripetiamo il motivo, quindi andate avanti così per il giro della manichina. Ogni 3 archetti di maglie basse, 1 2 3, fate questa lavorazione. Quando arrivate alla fine del giro tagliate il filo e la vostra magliettina è già finita. Volevo farvi anche vedere che potrebbe anche succedere, come è successo a me, dunque, che alla fine, qui, alla fine del giro mi sono trovata con 2 archetti, vedete qua, ce ne sono 2, 1 e 2, invece di essercene 3 non succede niente, poi non si vede niente. Quindi è una maglia che comunque si può gestire tranquillamente in tutte le sue forme, in lunghezza delle maniche, in larghezza. Mi è piaciuta molto lavorarla, è molto morbida e non pizzica, e vedrà, sicuramente vi terrà fresco nelle giornate estive sul mare. Io spero che vi sia piaciuto, spero di essere stata chiara. Nel box informazioni sotto il video vi metterò, appena lo pubblico, perché prima pubblicherò il top, poi pubblicherò la gonna, e appena sarà pubblicata la gonna metterò sotto al link, e sotto al box informazioni del top metterò il link che vi manda la gonna e viceversa, in modo che se uno vuole confezionare un completo arrivi direttamente all'altro tutorial senza avere dei problemi di ricerca. Io vi saluto, spero che vi sia piaciuto, vi saluto, e se volete iscrivervi, mettere un mi piace, cliccare sulla campanella, io posso continuare ad andare avanti e proporvi sempre gratuitamente. Solo con le visualizzazioni, con gli iscritti, posso continuare a proporre gratuitamente i miei tutorial. Io vi ringrazio per avermi seguito fino in fondo al video, e alla prossima, un abbraccio, ciao al prossimo tutorial.